In questo nuovo video parleremo del linguaggio del corpo in amore per riconquistare e sedurre. Ti spiegherò 3 passi fondamentali, quindi 3 caratteristiche fondamentali che bisogna avere, bisogna acquisire per veramente poter riconquistare e sedurre la persona amata, tramite appunto il linguaggio del corpo, il linguaggio non verbale. Sono Domenico Iapello, Love and Life Coach formato in PNL e su questo canale parlo di riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Se ti va, se ti interessano gli argomenti, ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina, così tutte le volte che pubblicherò un nuovo video potrai vederlo in anteprima. Ora andiamo a noi, cerchiamo di capire appunto come il linguaggio del corpo è fondamentale in qualsiasi tipo di relazione, soprattutto in amore, soprattutto quando si vuol riconquistare una persona amata o la si vuol sedurre. Il linguaggio del corpo in realtà è associato al linguaggio non verbale, cioè quello che trasmette il corpo ma che non diciamo a voce. E ti faccio presente una cosa, ecco, cerchiamo di ragionare insieme. Ti capita di vedere una persona che non sta molto bene e capirlo subito? Ti è mai capitato un parente, un amico, un'amica, qualsiasi altra persona, anche un estraneo a volte, ti capita di incontrarlo per strada e pensare subito quella persona non sta bene? Cosa è successo? È successo che in realtà quel corpo ha comunicato, ha utilizzato un linguaggio che è arrivato dritto a te. Eppure l'altra persona non è venuta a dirti che sta male e ci puoi scommettere che se vai a chiedere ti dirà che c'è qualcosa che non va. Quindi, sulla base di ciò, convieni con me che in realtà il linguaggio del corpo è fondamentale quando si parla di relazioni di coppia. Se lo è nella vita di tutti i giorni, prova ad immaginare come può esserlo appunto nelle relazioni di coppia. Io voglio svelarti proprio 3 caratteristiche che devi avere, che devi acquisire, che devi percepire nell'altra persona per sfruttare al meglio appunto questo canale per riportare da te la persona amata, per sedurla e anche, soprattutto, per andarci d'amore e d'accordo, come si suol dire. Questo vale anche se in questo momento la tua relazione va a gonfie vele e vuoi migliorarla, vuoi potenziarla, vuoi mantenerla, ok? Ti svelerò 3 caratteristiche fondamentali basate su 3 sezioni appunto particolari del nostro corpo. Vediamole subito. Il primo elemento in assoluto che ci permette di utilizzare un linguaggio del corpo efficiente e soprattutto di capire il linguaggio del corpo dell'altra persona è proprio il viso, ok? Il viso può essere forse l'elemento più importante quando noi cerchiamo veramente di trovare sintonia con l'altra persona e il viso può esprimere dei segnali positivi e dei segnali negativi. I segnali positivi e i segnali negativi vanno catturati, quindi tu hai 2 compiti da questo momento. Quello di apprendere ciò che ti dirò e utilizzarlo tu per primo, tu per prima, ok? E il secondo compito che hai è quello di capire l'altra persona, come sta utilizzando il linguaggio visivo, ok? Quindi il linguaggio non verbale tramite il viso, perché capendo questi elementi sarà molto più semplice raggiungere l'obiettivo finale. Quali possono essere i segnali positivi? Per esempio io ne sto facendo uno da quando ho iniziato a registrare questo video. Sarà che adoro fare il mio lavoro, sarà che mi piace parlarti di cose che ho studiato, approfondito e voglio farti conoscere. Te lo svelo, ti capiterà di aver visto proprio quello che ho fatto ora. Ho fatto questa cosa qui, oppure per esempio sto parlando, ok, sai, ciao, volevo dirti che ti è mai capitato di sentire questo tipo di schiocco delle labbra, oppure la lingua che per un attimo ha attraversato le labbra? Ecco, questo è un linguaggio visivo positivo che esprime un segnale positivo. Quindi, se lo fai tu, puoi esprimere un segnale positivo all'altra persona.
Se lo sta facendo l'altra persona, lo sta comunicando a te. Quindi vuol dire che in quel caso si può andare più dritti e più spediti. Allo stesso modo bisogna capire quali sono i segnali negativi, sempre tramite il viso, e uno di questi può essere questo segnale qui. Ok? Lo rifaccio ancora una volta. Ti capiterà di aver visto proprio questo movimento. Questo è un segnale visivo, quindi un linguaggio del corpo non verbale negativo. Se davanti hai il tuo ex, la tua ex, la persona che desideri, che a un certo punto ti fa questo segnale, vuol dire che sta cercando di adottare una sorta di scarico tensionale, quindi di uscire da una situazione scomoda. Vado via. Questa è la comunicazione che sta adottando. Quindi, sulla base di ciò, tu capisci che c'è un segnale negativo e devi fare dei passi indietro e cercare di trovare appunto il canale positivo per andare avanti. Questi sono due esempi pratici per quanto riguarda il viso. Ce ne sono tantissimi, ne parlerò in altri video e soprattutto ne parlo all'interno dei miei corsi che trovi su domenicoiapello.com. Ecco, ora volevo giusto aprire e chiudere questa parentesi. Ora passiamo al secondo elemento. Il secondo elemento a livello corporeo è rappresentato dalle mani e le braccia, ok? Anch'esse in realtà hanno una funzione notevolissima per quanto riguarda appunto la comunicazione non verbale, appunto il linguaggio del corpo. Come è possibile utilizzarli in modo positivo o in modo negativo? Facciamo sempre qualche esempio in modo che tu possa entrare proprio nell'ottica dell'utilizzo di queste parti del corpo in maniera positiva o in maniera negativa. Facciamo un esempio pratico. Se io prendessi una penna, ok, ora ipotizziamo, non ce l'ho qui davanti, prendessi una penna e decidessi di portarla verso la bocca, mettendola in bocca, oppure avvicinandola anche a me. In quel caso io con le mani starei adottando una sorta di segnale positivo. Quindi prendo un oggetto, ora ho detto una penna, ma può essere un qualsiasi oggetto, e lo porto verso la bocca, verso il corpo. Questo è un segnale positivo. Se tu dovessi accorgerti di questa cosa, che poi banalmente, tra virgolette, potrebbe essere anche al bar mentre prendete un caffè, l'avvicinare della tazzina in un certo modo, in un determinato momento. Magari stai dicendo qualcosa di emozionale, di forte, questa persona avvicina la tazzina proprio in quel momento. Sì, deve prendere il caffè, è anche vero. È vero anche che potrebbe farlo in un determinato momento specifico. Attenzione, guarda, osserva. Più che guardare, osserva, ok? Per quanto riguarda invece un segnale negativo, legato appunto alle braccia, alle mani, può essere quello di chiudere, serrare appunto le braccia. Questo è un segnale di chiusura, è un segnale negativo. Se l'altra persona davanti a te fa questo segnale, capisci bene che devi dirottare la conversazione, la comunicazione. Ma un segnale banalmente potrebbe essere anche quello di utilizzare le mani per, non lo so, sfregarsi il viso. Parlo per quanto riguarda gli uomini, possono farlo con la barba, o per le donne magari, che ne so, toccarsi in un punto specifico del collo. Quindi utilizzare le mani in questo modo potrebbe essere un segnale negativo, un segnale appunto di distacco, ok? Quindi anche in questo caso mani e braccia sono fondamentali. Cerca di capirlo nel momento opportuno e di utilizzare tu mani e braccia sempre in modo positivo. Il terzo elemento e ultimo, che ti sarà fondamentale, soprattutto perché è quello più usato, è proprio la postura. La postura del corpo è fondamentale. La postura del corpo in realtà utilizza una sorta di comunicazione non verbale, di distacco, di allontanamento o di avvicinamento. Ecco perché è fondamentale capirlo. Quelle persone che molto spesso, magari quando sono davanti a noi, tendono a muovere le spalle indietro o ad allontanarsi se sono seduti sulla sedia, ok? Ti stanno comunicando una sorta di segnale negativo, ok? Quindi è una postura negativa, di allontanamento.
Molto spesso non facciamo caso a queste cose. Per noi sono cose scontate, naturali, che una persona mentre è seduta al bar oppure mentre stiamo parlando relativamente alla relazione che è finita, cerchiamo di trovare dei punti di incontro e l'altra persona a un certo punto si tira indietro, si appoggia allo schienale della sedia oppure si allontana, magari seduti sulla panchina e si allontana un attimino. Ecco, la postura in questo senso è fondamentale. Diverso è se questo movimento avviene al contrario, quindi la postura del corpo è in avanti. Io faccio un movimento in avanti, ok, quello è un segnale positivo. Come può esserlo anche alzare le spalle o per gli uomini tirare il petto in fuori o per le donne cercare di non mantenere una posizione di chiusura sulle spalle piuttosto una posizione aperta, luminosa. Ecco, questi sono tutti segnali che bisogna saperli interpretare. Ora, io ti ho dato in realtà 3 elementi specifici che sono il viso, che sono mani e braccia e la postura. Partiamo semplicemente da questi. Intorno al linguaggio del corpo io dedicherò un corso apposito, c'è l'infinito ed è meraviglioso scoprirlo perché c'è un intreccio fondamentale anche con la legge di attrazione. Ma apro e chiudo questa parentesi. Detto questo, invece, è fondamentale percepire intanto questi elementi che banalmente nell'espressione del viso possono essere anche gli occhi. Gli occhi fanno parte del viso e se io mentre stai parlando guardo in alto vuol dire che sono una persona visiva e che sto cercando alcune informazioni nel passato, ok? Quindi tutti questi elementi qua confluiscono al corretto funzionamento di una relazione di coppia senza nemmeno aprire bocca. Ora, detto così può sembrare troppo banale, ma in realtà mi piace utilizzare questa espressione, senza nemmeno aprire bocca. Cioè andare d'accordo con una persona, riconquistarla, sedurla, senza nemmeno aprire bocca. È straordinario, è veramente straordinario. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo la grande gentilezza di condividerlo con le persone alle quali può essere molto utile scoprire queste informazioni, di scrivere nei commenti e soprattutto in descrizione del video troverai tutti i link ai miei canali che sono gratuiti e che contengono tutta una serie di argomenti appunto trattati sempre in modo gratuito. Ci saranno delle live in diretta sul canale di Instagram, un gruppo di Facebook a supporto delle persone e tanti altri canali come il sito web, il canale di WhatsApp, eccetera, eccetera. Trovi tutto in descrizione. Grazie per aver visto questo video e al prossimo. Ciao!